occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica e in omaggio ad un settore che a causa del Covid, come quello delle guide turistiche, è stato parecchio danneggiato, oggi ho il piacere di raccontarvi qualche curiosità sui due teatri più importanti e più grandi di Palermo, il Teatro Massimo Vittorio Emanuele e il Teatro Garibaldi. Alla fine del XIX secolo, quando Palermo si preparava per essere definita la capitale del Liberty in Europa, si assiste alla nascita di un nuovo teatro, nonostante il Politeama Garibaldi, fosse già in esecuzione di costruzione. Sto parlando del Teatro Massimo Vittorio Emanuele e questo sarà destinato ad essere il più grande teatro d'Italia, il terzo in Europa. Con i suoi 7.730 metri quadrati, 5 ordini di palchi ed un palco reale, ha una sala di performance di 450 metri quadrati e un palco che può estendersi fino a diventare circa 50 metri per 50 metri ed essere così definito anche il secondo palco più esteso dei teatri europei. Stiamo parlando della fine del XIX secolo, quindi un'epoca in cui l'alta borghesia emergente voleva per sé un teatro degno della propria importanza e così nel 1864 viene indetto un concorso, vinto nel 1875 dall'architetto Giovan Battista Filippo Basile. Realizzò un progetto molto esuberante che poi venne concluso dal figlio Ernesto Basile. Per la realizzazione di questo teatro, appunto il più grande d'Italia, su 7.730 metri quadrati, è stato distrutto purtroppo un intero quartiere. Un monastero, il monastero di San Giuliano con l'annessa chiesa e la chiesa delle Stimmate con l'annesso monastero e in più una parte delle mura cittadine con la relativa Porta Macheda. Per la realizzazione di questo teatro ci siamo mai chiesti in effetti chi lo abbia mai costruito? Conosciamo i nomi dell'architetto, conosciamo anche i nomi di coloro che ne hanno curato i dettagli decorativi, ma chi in realtà ha realizzato concretamente questo teatro? La realizzazione di questo teatro è stata affidata ad un'impresa edile, la Giovanni Rutelli e Machì. Rutelli, è proprio di questa curiosità che vorrei parlarvi. Se qualcuno di voi sta già pensando al nome Rutelli piuttosto familiare, ebbene sì, vi dico che la curiosità è proprio legata a questo cognome. L'impresa Rutelli e Machì fu incaricata dallo stesso architetto Giovan Battista Filippo Basile per la realizzazione di questo teatro e se ne occupò per tutta la durata dei lavori. Per la realizzazione di questo teatro, la ditta Rutelli ideò e brevettò una speciale gru a vapore, così potente da poter sollevare dei grandi blocchi di pietra fino a 22 metri di altezza. Ma fu anche il figlio a collaborare nella realizzazione e decorazione di questo teatro, Mario Rutelli, scultore che nacque a Palermo ma poi, formatosi all'Accademia di Palermo, si trasferì a Roma ed è a Roma infatti che diventò molto importante. Una delle fontane più famose di Rutelli a Roma, per esempio, è la fontana delle Naiadi a Piazza della Repubblica. Mario Rutelli si occupò in particolare dell'intaglio insieme agli altri 150 operai ed intagliatori che hanno contribuito alla realizzazione e alla decorazione di questo teatro. Gli intagli di Mario Rutelli in particolare possiamo vederli nei capitelli delle colonne del foyer all'ingresso e in più lui, grande scultore, realizzò questo leone con l'allegoria della lirica, con questa personificazione della lirica, un leone in bronzo affiancato all'ingresso da un altro leone di un altro scultore, suo maestro, Benedetto Civiletti, con l'allegoria della tragedia. Ma a proposito di quella curiosità sul cognome di cui vi parlavo, dovete sapere che Mario Rutelli, scultore e architetto, che nonostante sia morto a Roma è comunque sepolto al cimitero di Santo Spirito qui a Palermo, è in realtà il nonno di Renzo Barbera, un imprenditore sportivo a cui è dedicato lo stadio di calcio di Palermo e il bisnonno del politico Francesco Rutelli. Il Teatro Massimo Vittorio Emanuele II di Palermo è stato ufficialmente inaugurato nel 1897 con il FASTAF. Ma nel frattempo a Palermo già un altro teatro era abbastanza attivo, il Teatro Politeama Garibaldi, e dove vedremo anche lì un binomio di due scultori, Rutelli e Civiletti.
dove adesso andremo. Quando ancora il Teatro Massimo Vittorio Emanuele II non era stato realizzato, non era neanche cominciata la sua costruzione, in realtà era già stato realizzato il progetto di un primo teatro a Palermo, il Teatro Politeama, dedicato poi a Garibaldi dopo la sua morte. Politeama era un teatro nato da una classe borghese emergente che voleva uno spazio più ampio rispetto ai piccoli teatri già esistenti nella città di Palermo, che potessero ospitare le diverse rappresentazioni. Da qui appunto il nome Politeama, cioè ci sono diversi tipi di rappresentazioni e spettacoli teatrali e non solo teatrali che potevano essere gestiti tutti all'interno di un'unica costruzione. La realizzazione del progetto di questo teatro viene affidata all'architetto Giuseppe Damiani Almeida, che per l'occasione ha deciso di realizzare un progetto con una struttura in stile neoclassico, con 2 ordini di colonnati che corrisponde all'interno a 2 ordini di palco e un ingresso con arco di trionfo. All'interno di questo Politeama venivano realizzate quindi diverse performance di spettacolo teatrale come le commedie, le tragedie, anche musicali e balletto, ma spettacolo in senso stretto, il circo. Infatti la scena in questo teatro non era con un palco classico del teatro in concezione moderna, ma la scena del teatro era proprio l'arena, quindi dobbiamo considerare questo teatro a forma circolare un po' come un moderno Colosseo, in cui gli spettatori stavano tutti intorno alla scena centrale. Poi venne realizzato comunque un palco e qualora doveste venire a Palermo per visitare questo meraviglioso teatro, puntate lo sguardo verso il soffitto, che non è altro, in legno, la rappresentazione di una tela, la tenda del circo. Sull'arco di trionfo oggi vediamo una quadriga. Tutto il gruppo scultoreo della quadriga di Apollo con Euterpe è stata realizzata dallo scultore Mario Rutelli, lo stesso Mario Rutelli che abbiamo incontrato per uno dei 2 leoni del Teatro Massimo. E mentre i 2 cavalli con i cavalieri che si trovano agli estremi sono stati realizzati sempre in bronzo da Benedetto Civiletti, lo stesso Benedetto Civiletti che ha realizzato l'altro dei leoni sulla scalinata del Teatro Massimo. Quindi lo stesso binomio di scultori del Teatro Massimo che hanno lavorato per la decorazione frontale del Teatro Politeama. Una curiosità su questa quadriga: è una quadriga quindi che è dedicata al dio Apollo, dio della musica, con Euterpe, musa della lirica. Ma in realtà è stata posta lì su solo nel 1930, dopo la sua realizzazione vera e propria in bronzo, perché precedentemente, ovvero dall'anno della sua realizzazione fino a quell'anno, quindi al 1930, qui sulla piazza antistante al teatro in realtà era stato posato semplicemente un calco in cemento ricoperto con una piccola patina in bronzo. Palermo, i suoi teatri, le sue chiese, la sua cultura, la sua arte, la sua gastronomia, tutto Palermo, e noi guide turistiche siciliane vi aspettiamo. Aspettiamo tantissimi turisti per condividere i gioielli della nostra città. Vi aspetto. La piazza sulla quale è stata posta questa